Sono Maria Elisabetta Verson e sono la nipote del professore Enrico Verson, mio bisnonno. Noi abbiamo trovato tra le cose appunto di Enrico Verson tutte le onorificenze che ha ricevuto dai paesi diversi, tipo la Russia, il Giappone, con i quali ha avuto una lunga, diciamo, corrispondenza. Abbiamo dei ritratti a casa di mio fratello dove c'è raccolta tutta, diciamo, la genealogia. C'è lui e fino a suo padre, appunto, che è stato questo professore di medicina all'Università di Padova. Essendo rimasto orfano molto piccolo, aveva 4 anni, allora aveva una mamma e 3 sorellastre, e quando lui ha potuto, subito ha voluto studiare, ha studiato a Vienna e finché studiava dava lezioni di italiano perché appunto non c'erano grandi possibilità nella famiglia. Con questo lavoro ha avuto modo di conoscere questa Maria Elisabetta Sigmund von Ilanor, figlia di un medico di corte. C'è sempre la medicina che, diciamo, si muove in questi rapporti parentali. E così un po' alla volta si sono fidanzati, si sono sposati nella chiesa vicino al Freyjung perché lei abitava lì e poi sono andati a stare a Gorizia dove Enrico Verson ha fatto la sua prima stazione, diciamo, di bacologia. Lì sono stati per qualche anno e poi si sono trasferiti a Padova. Diciamo che questa è la storia molto in sintesi. Le mie prime fonti sono state soprattutto queste della nonna paterna, quindi era la moglie del nonno paterno con la quale ho vissuto. Lei ha conosciuto ovviamente il professore Enrico Verson e la moglie, che era la suocera, e tutte le, diciamo, le notizie su questa famiglia e sull'origine di questa famiglia vengono proprio da questa nonna, che si chiamava Eleonora. Ricordi, diciamo, ci sono tutte le sue pubblicazioni, comunque abbiamo una biblioteca molto esaustiva di questi antenati, anche del padre, perché il padre ha pubblicato i testi che servivano all'Università di Padova al tempo di medicina. Ci sono tanti materiali manoscritti, ci sono tante lettere, sia diciamo appunto quando scriveva al suo figliolo che scriveva proprio figliolo, Saverio Verson, che studiava all'Università di Pavia, quindi finché era lì si scrivevano spesso perché al tempo i telefoni ovviamente non esistevano. Emerge in queste lettere soprattutto secondo me che era una persona un po' autoritaria, ecco, nell'ambito familiare. Lui aveva il suo ruolo, diciamo, di marito, ma un marito un po', come dire, anche severo, se vogliamo, e verso il figlio molto attento per quanto riguarda la sua carriera che stava facendo appunto a Pavia. Secondo me passava molto tempo dedicato al lavoro. Diciamo che sì, poi manteneva i rapporti con parenti e magari personaggi che lavoravano con lui nell'ambito di questa villa, però non sono rimaste tante cose. Questo materiale di cui stiamo parlando, del professor Verson, che noi abbiamo trovato, è soprattutto di carattere privato. Noi siamo entrati in contatto con il CREA grazie alla dottoressa Cappellozza, che ci ha contattati tramite il sito della villa ancora esistente dove siamo cresciuti di mio fratello, la Villa Verson, e lei è venuta in visita, è stata molto gentile e noi siamo stati molto contenti di vedere che il lavoro che pensavamo fosse finito in una certa epoca, invece siamo stati molto felici di vedere che questa cosa continua e anzi molto bene mi pare di avere visto. Nella villa ci sono ancora diciamo relativi al Bacco da Seta, delle vecchissime, ma come si possono definire? Sembrano scatole che sembrano libri.
e dove probabilmente ci sono delle farfalle secche, cioè come si può definirle, dell'epoca, però sono tutte inserite in questa grossa biblioteca che abbiamo, che riguarda appunto le pubblicazioni di tutti questi, diciamo, illustri personaggi.